Unboxing made in Italy. A grande richiesta tornano gli unboxing made in Italy, i video dedicati agli unboxing di prodotti di cancelleria e non solo, che mi sono stati mandati da bravissimi artigiani italiani che Kama ha abilmente selezionato nello sconfinato mondo del web, e in questo video possono finalmente avere un po' del risalto che meritano, perché considerate le loro doti e la qualità dei loro prodotti, quella che hanno attualmente è sempre troppo poca. Non vi voglio far aspettare oltre, andrei subito col primo pacco della giornata che ci viene mandato dalla tua Momis. Vediamo subito cosa è contenuto all'interno di questo pacco. Si spera che d'ora in poi le riprese saranno un po' meglio, perché ho fatto un incredibile nuovo accrocco per tenere la telecamera, quindi ci auguriamo che il risultato ne valga la pena. Oddio, si parte già benissimo. Cominciamo subito con una eco box artigianale per Frafrog, e si può dedurre dal fatto che qua ci sono io. Se eventualmente vi foste chiesti come postarmi il rossetto nero, oggi l'abbiamo scoperto. Che bellezza, grazie, sono molto curiosa di vedere cosa c'è all'interno. Una letterina. Cara Frafrog, sono molto contenta che tu abbia aperto questa box. Ti seguo sempre, ammiro molto quello che fai e il modo in cui lo fai. Io sono una late boomer, mi piace questa missione di colpa. Ho lavorato per anni in editoria come grafico editoriale e redattore. Poi ho deciso di lavorare per me stesso e ho aperto la mia bottega di cartoleria artigianale ecosostenibile, la tua Momis. Tutto ciò che faccio nella mia bottega è realizzato con carta riciclata ed è decorato con le mie illustrazioni che hanno temi botanici oppure ispirati a ritratti delle donne che più mi fanno da guida nel mio lavoro. Amo fare le cose con le mani e mi piace l'idea di riportare al centro delle nostre vite il concetto di lentezza e di amore per la natura. A presto, Marcella. Grazie. Vediamo cosa c'è qua. Se sentite, c'è un suono come se fossero semini. Semi, non ti scordare di me. Ma pensa te, non me ne dimenticherò. Allora, ma che belli. Semino parole. Io... Il mio cervello mi ha suggerito che fosse semino parole. Dicevo, semino parole, ma che è semino parole? Semino. Grazie mille intanto per la bag, queste sono utilissime, le uso sempre per andare a fare la spesa. Nel pack si trova una matita e una penna sfera. Hanno un'estetica davvero particolare, soprattutto il tappo di questa penna è veramente assurdo. E oltre ai semi di non ti scordare di me c'è anche un librettino su come si seminano. Io non vorrei far loro una brutta fine, ma farò del mio meglio per non ucciderli prima ancora che nascano. Dentro la confezione poi c'è un book tracker. Bello! Ok, libri che vorrei leggere, libri che ho letto, e poi abbiamo recensioni. Che poi l'idea mi piace tantissimo. Ho un dubbio, considerando che la media italiana è tipo un libro all'anno. Buona fortuna a riempirlo tutto. Io ci proverò comunque. Di qua abbiamo, credo sia un notebook normalissimo, infatti, anche se la carta all'interno si vede che è riciclata perché ha una grana molto fine ma colorata. E oltre all'opera sul davanti, io vedo orizzonti dove tu disegni confini. So deep. Credo che sia una cosa che accade con l'invecchiamento, perché ultimamente anch'io mi sono un po' appassionata di aforismi, ma non diciamo niente del genere. No, sono giovane. La terza cosa invece è un diario di viaggio fatto a mano, stampato a mano in carta riciclata, con sorprese nelle tasche interne. Aprimi, non me lo faccio ripetere. No, vabbè, questo è proprio bello. Guarda qua. A parte la rilegatura che è splendida, ma poi angoli un po' bruciacchiati con effetto antico, questo timbro pazzesco tipo da stazione, altri timbri. Guarda, che splendidi. Sono veramente innamorata di questo diario. E il nastro per chiuderlo gli dà quel tocco finale davvero pazzesco. Poi c'è anche questo poesia sorpresa, che a questo punto io aprirei. E abbiamo altre poesie, altri aforismi. Cos'è questo misterioso triangolino? Ah, certo, per tenere insieme i fogli, suppongo. Dai, ma guarda, è carinissimo. Ah no, ce n'è un altro. E voilà, confezionato. Grazie mille Marcella per questo bellissimo regalo. Verrà accuratamente riposto all'interno della bag, e se voi volete andare a scoprire tutti i prodotti che ha Marcella nel suo store, potete andare sul suo Etsy, che trovate qua sotto in descrizione. Come d'altronde troverete tutti i link che vi rimanderanno a tutti gli altri artigiani che vi mostrerò in questo video, perché naturalmente se vi venisse voglia di supportare gli artigiani in questione, magari in occasione di fare un regalo per le feste, sentirò di aver fatto un pochino anch'io la mia parte. Prossimo pacco, questo ce lo manda S.Co. Vediamo cosa abbiamo qua. C'è una scatolina di un bellissimo colore, aggiungerei, e vediamo cosa contiene. Ma che bello, c'è un bigliettino con scritto grazie, ma il bigliettino stesso credo sia stato fatto a mano con degli acquerelli o comunque dei colori iridescenti. Allora, man-made pigments. Ok, Heart and Essence. Io vorrei aprirlo senza rompere la fascetta, e ce la sto facendo benissimo. Benissimo.
Sento molto come Isma. C'è una scatola dentro una scatola e la scatola la spedirò a me stessa. Ed è proprio dicendo le stupidaggini che rupe la carta e l'involucro. Cosa succede? Questa carta contiene dei pezzettini dorati. Comunque questo packaging è pazzesco. Lo spago, la carta grigia riciclata e la confezione in legno con queste bellissime venature. Ma io sono in un tripudio di texture. Siamo finalmente arrivati al cuore di questo prodotto e il cuore è una palette da acquerello. Al centro, in questa confezione che ricorda una caramella, abbiamo bellissimo pennellino minuscolo. Guardate quanto è piccolo! E ai lati ci sono 12 colori elencati su questo foglio. Sono ancora più stupita da questo. E anche questo è un acquerello. Tra l'altro ha un aspetto quasi ferroso, iridescente. Cosa dice di se stesso? Il suolo e le essenze del nord e del sud si sono amalgamati con la conoscenza delle arti e dei mestieri ereditati dall'umanità nel corso di migliaia di anni. I colori essi sono realizzati a mano secondo ricette classiche adattate. I colori della terra che creiamo sono delicati sulla natura e sulla salute umana. La base di tutti i nostri prodotti è costituita da resina di acacia, miele biologico, glicerina e acqua di sorgente. Ogni colore viene testato per la resistenza alla luce e la coerenza nei laboratori appropriati prima di includerlo nella nostra lista. I pigmenti sono di origine europea insieme ad alcuni noti per essere prodotti originali del Sud America e Sud-Est asiatico. Alcuni pigmenti contengono naturalmente sostanze tossiche, ad esempio arsenico, mercurio, cromo o altri ossidi di ferro. È quindi importante essere consapevoli della base di colore e se contiene conservanti naturali o sintetici che possono causare allergie. Devo dire che sono veramente curiosa di provare questi colori, quindi quasi mi dispiace perché adesso devo toglierli dalla confezione che è bellissima. Quando apri un prodotto del genere hai proprio la sensazione che qualcuno abbia messo tutto se stesso in una cosa che adesso è tramandata a te. E voilà. Wow, questo è molto intenso. Allora, non nego che questo pennello si impugna un po' a fatica. Forse è l'unica critica che mi sentirei di fare, ma d'altronde, come se uno poi non avesse i propri pennelli da utilizzare in queste circostanze. Che belli che sono questi colori comunque. Mi piacciono perché hanno proprio una coerenza cromatica che li rende perfetti per essere abbinati assieme. Bello questo. No, vabbè, questa palette è assurda. Ultimo. Pazzesco. Ah no, aspetta, non è l'ultimo in realtà, perché io c'è un altro colore che vorrei testare. Lui. Ah, non è un colore, ha mentito. Ah, ma usa il cervello, Francesca, usa il cervello, ce l'hai. Capisco che può essere difficile, ma dai, su. No, bellissimo. Sembra molto coprente, molto denso. Mi piace anche questo piccolo contenitorino, bellissimo. Anche questo splendido, davvero. Potevo arrivarci che fosse solo un contenitore, ma meglio tardi che mai. Grazie mille sì per questo splendido set. Grazie anche per avermi dato la possibilità di mostrarlo in questo video. Vi lascio qua sotto il link del loro store. Sarebbe molto bello sfruttare questi colori per un'illustrazione in futuro. Chi lo sa? Di solito il modo migliore per farlo accadere è tenermeli qua vicino. Vediamo che succede. Il prossimo pacco ce lo manda Alphabet. Andiamo a scoprire cosa contiene. Voilà, lettera. Carissima Francesca e collaboratori, ringraziamento speciale da parte di tutta Alphabet per il coinvolgimento. Siamo molto felici di avere l'occasione di far arrivare al vostro pubblico i nostri prodotti. Attraverso di loro possiamo trasmettere la nostra passione che ormai da 36 anni rimane intatta. Questo perché teniamo particolarmente alla cura dell'ambiente, sostenendo attivamente il riciclo da quando siamo nati e unendo la materia prima all'amore che mettiamo nella produzione di ogni singolo prodotto. Sotto alla lettera c'è una lista di materiali maggiormente utilizzati. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Si parte con la collezione Save Our Seas. Questo è l'adesivo che viene via meglio che abbia mai visto. E quindi abbiamo un quaderno a righe, un quadernino sempre a righe e un quadernissimo sempre a righe. Tutto quanto a tema api. Il set insieme è molto carino. Agenda carta paglia. Cosa? È la prima volta che vedo un'agenda del genere. Però non ha i mesi. Questo è intelligente perché così ve la potete personalizzare voi. Pazzesco, è veramente strana perché naturalmente ogni mese è fatto di un colore differente. Possiamo andare allo sketchbook ricordi. Copertina in Ecovinx. Materiale composto da cellulosa e fibre riciclate post consumo. Resistente e lavabile con delicatezza. Mi piace molto proprio l'estetica che ha con tanto di cordino nero qua. Angoli arrotondati bellissimi. Questo è veramente carino. Facciamo il test dello sketchbook. Si appiattisce? Si appiattisce. Test sketchbook superato ampiamente perché ricordiamoci che lo sketchbook deve avere la rilegatura che consente l'appiattimento delle due pagine. Un portamonete carino. Poi abbiamo dei quaderni in collezione stilo linea. La copertina è in Ecotex, ovvero un materiale riciclato da residui della produzione tessile di lana, cotone uniti alla cellulosa e finora forse questi sono uno dei prodotti che mi è piaciuto di più perché adoro questa stampa di pennini sopra la copertina
mattina. Cioè sono tutte e tre pazzesche, veramente sono un po' indecisa su forse tra queste due quali mi piaccia di più. Stupendi. Ultimo, astuccio portamonete Scrivimi, carta Eco Binks. Ah, e c'è anche un portamonete penna sfera in legno. Questo è un portamatite, ha una chiusura molto singolare, fa un click piacevole. Belle queste. Penna di legno. Ah, certo, portamine anche questo di legno. Per quanto semplici, sono dei prodotti davvero ben fatti e io me li ripongo già subito all'interno del portamatite. E poi grazie ancora tantissimo ai ragazzi di Alphabet, avete dei prodotti davvero belli e non mi sto riferendo a nulla in particolare, naturalmente. Trovate il link qua sotto in descrizione, un plauso va anche al loro sito web che è molto carino. Il prossimo pacco ce lo manda a Simple Pattern. Eccoci qua, allora, ciao Francesca, grazie per questa occasione, ti ho spedito quelli che secondo me potrebbero essere i prodotti perfetti per te. Poi mi dirai, spero ti piacciono. Troverai un'agenda giornaliera 2025, un bullet journal, un kit block notice, un kit mix and match e per finire un book color? Oh no! Ogni volta io cerco sempre di leggere al massimo delle mie possibilità la scrittura, ma qui veramente è che non conosco la parola, quindi un book color, cocker, loler. Allora, voi tutti state molto calmi, non andate in giro, tornate dove siete venuti, per favore. Innanzitutto, guardate che belli questi pacchetti, mi piacciono tantissimo. Apriamoli. Non so in che ordine li ho tirati fuori, quindi li aprirò a caso. Questa custodia, innanzitutto, è adorabile, con queste pesche che protegge il quaderno all'interno. E poi, vabbè, bellissimo. Vi ricordo, nel caso ve lo foste scordati, ve lo ribadisco, questa cosa è fatta da una sola persona, interamente. Cioè significa che ha pianificato cosa doveva stare all'interno, l'ha impaginato e poi ha fatto anche tutta la produzione. Questo è un prodotto di ottima qualità. Ma poi io che non uso mai ste cose, adesso mi sta venendo voglia. Sono sicura che ci sono delle altre sorprese per noi. Nel frattempo la violenza ci aiuterà a scoprirle più velocemente. Qui ragazzi ho capito cosa si apposterà sopra la mia scrivania e ci rimarrà per sempre. Abbiamo, oltre che un calendario settimanale, c'è anche una to-do list e dei block notice. Bellissimi, tutti in tinta con questo pattern di fichi, stupendo. Anzi, volevo dire fico. Adesso un attimo che vado a uccidermi. E poi, bello anche questo pattern. Mi piace che ci muoviamo in queste tonalità di verde, verde acqua. E poi non so bene di che carta sia fatta questa cover, ma è liscia e piacevole al tocco. Terzo pacco. Qui abbiamo un pattern differente, con queste persone, molto bello. Bellissimo questo astuccio, con tanto di fascia sul retro per essere tenuto appunto su un libro, su un'agenda, su un quaderno. Il quaderno con il pattern dell'astuccio. Questa unione di righe orizzontali, verticali, spesse, sottili, spazi pieni, spazi vuoti, mi piace da morire. E abbinato a tutto questo anche un quaderno un po' più sobrio, che sembra sobrio, ma appena io mi allontano e queste righe nel video iniziano a diventare più sottili, vi fanno sclerare perché si crea l'effetto moiré e voi impazzirete. Ma tra l'altro, aspetta, wait, io ho saltato questa parte ma mi sembra importante. Ti lascio un codice sconto del 10% per la tua community, Frafrog 10, un saluto Sofì. Quindi community, sai cosa fare. Grazie ancora tantissimo Sofia, sono bellissimi. Prossimo pacco! Vedo già una cosa per la quale mi sto emozionando. Oddio, che succede? Che eleganza! Guardate il quadretto vellutato col mio logo al centro. E scusami, scusatemi. Guarda, lo vado subito a esporre, lo metto qua. Mamma mia, bellissimo. So che non è che gli abbia dedicato proprio questo grande spazio, però non ce n'è molto qua dietro, quindi ci accontenteremo. Ah, vedo un trasformatore. Il mio livello di attenzione adesso è altissimo. Cosa abbiamo qua? Fondata nel 2016 dall'artigiano Furio Troiano, Coins & More si è sviluppata a livello globale con prodotti artigianali che includono monetieri, cofanetti, espositori e teche in legno con rivestimento in velluto di altissima qualità. Furio ha iniziato da solo, ma adesso si avvale di una squadra di artigiani specializzati nella lavorazione di diversi materiali complementari come il velluto, cuoio e legno. E difatti questi prodotti che avevano attratto la mia attenzione poco fa sono per l'appunto degli espositori ed espositerò. Andremo a creare delle condizioni ambientali adeguate. Bello! Pensate quanto è molto più figo esporre delle penne così, con questa illuminazione LED tutta attorno alla cornice. Ci sono dei supporti sul retro così che si possa inclinare così. Voilà! Mi saranno arrivate così tante penne, matite, cose particolari che finalmente ho un posto dove tenerle. Grazie mille Coins & More, gentilissimi. Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati al penultimo pacco. Questo pacco ce lo manda Salvati Scandal.
Ma cos'è questo odore buonissimo che vorrei avere sempre con me? Ciao, siamo Elena e Luigi Salvati. Abbiamo creato il brand Salvati Scandal, specializzato in prodotti profumati come candele, diffusori e spray. E realizziamo anche bomboniere. La nostra specialità è creare prodotti personalizzati, candele dedicate a tutte le occasioni, compleanni, anniversari, per amici, famiglia, lauree e altre ricorrenze. Abbiamo anche creato candele e spray con nomi divertenti, come quelli che avete ricevuto in questo pacco. Speriamo che vi piacciono e vi divertiate a regalarli alle persone a voi care. Grazie, con cura e amore, Elena e Luigi. Qui ci sono alcune indicazioni sulla cura della candela. Questo è un diffusore per auto, molto carino. Cera profumata per cassetti. Era arrivato anche per me questo momento, quello di mettere queste cose nei cassetti e rendere tutta la casa profumata. Mia madre sarebbe così fiera di me. Tutta la mia casa inizierà a profumare. Ma in che senso? No, scusa, questo non me l'aspettavo. Scusate, mi è appena arrivato questa candela. Ora, a questo punto, sono curiosa di annusarla perché... Sto scherzando. È un buon odore in realtà. E il fatto, sai qual è? È che se leggi scritto mucca c***ata, cioè tu annusi una cosa, ti aspetti di sentire odore di cacca e quindi qualsiasi odore è inaspettato. Vediamo cos'altro hanno in serbo per noi i nostri amici. Oh, molto buono, Che odore è? No, è incredibile sta cosa, veramente. La prima annusata, il tuo cervello si aspetta proprio quello, si aspetta le scoregge della scimmia. Quindi dici, ma che sto sentendo? Ma veramente? Facciamo un test cieco stavolta, non leggo cosa c'è scritto, annuso prima. Ma mi sa che io non ho un'intelligenza olfattiva, credo che sia quello il problema. Ah, beh, non lo potevo azzeccare. Questo è il Frafrog, sa di Frafrog naturalmente. Non capisco quanto sia intenzionale questa cosa o una coincidenza, ma questa candela puzza di fragolino. Credo che sia un pochino studiata questa cosa, non penso sia casuale. Oh, questa sa di fragoline. Sa di fragoline? Spicy vanilla. Non sa di fragoline. Questo è il momento in cui chiederò un intervento. Adesso io voglio fare un test. Vorrei che voi annusaste questa candela e ci diceste di che odora. Di bubblegum. Di sciroppo per la tosse dei bambini. Big Bubble. Big bubble, esatto. Esprimendovi state condizionando l'opinione degli altri. Questo era scoreggine di scimmia. Vi faccio sentire questo. Questo è sa di cannello. Di Natale. Di Natale. L'odore del Natale, dei parenti. Oddio, sa di deodorante per l'ambiente che userebbe una zia a casa sua. Questo era puzza di fragoline. Però l'ultimo è questo. Annusatelo bene perché dovete proprio capire cos'è. E il fatto che Camarida non mi mette a mio agio. Toilette after Antonio. Ma se la toilette after Antonio fosse così sarebbe incredibile. Tieni Antonio, questa è tua. Grazie. Ultimo oggetto nel nostro repertorio è questo estintore di peti di Andrea. Forse dovevo aprirlo mentre gli altri erano dentro. Fresco di bucato, spray profumato per ambienti e superfici. È vero, sa proprio di bucato. Grazie. Io ho quasi la sensazione che questi nomi non siano casuali, ma siano stati suggeriti da qualcuno, ma metto le mani avanti, magari sbaglio. Quindi, amici di Salvati Scandal, grazie per aver creato questo momento di forte ilarità in questo unboxing. So che verrà apprezzato. Io mi accingo a passare all'ultimo pacco. Ebbene sì, abbiamo l'ultimo pacco, signori. Ultima chiamata per il pacco che ci viene inviato da Noral Crochet. Ma io l'ho aperto distrattamente e ho realizzato solo adesso che contiene una cosa fatta a maglia. Ciao Frafrog, sono Eleonora e sono una designer e creatrice dietro il brand Noral Crochet. Fin da piccola nonna mi ha insegnato a lavorare a maglia e mamma ha uncinetto, quindi questo mondo ha sempre avuto un grande impatto su di me. Questo progetto nasce dalla voglia di prendersi cura di sé, del proprio corpo e dell'ambiente. Ho scelto di utilizzare esclusivamente filati di altissima qualità, naturali, riciclati ed ecosostenibili, senza agenti chimici che possano creare allergie e che inquinino. L'obiettivo è creare indumenti che possano essere amati e indossati nel tempo, con la consapevolezza di avere tra le mani un prodotto realizzato a mano e curato nei minimi dettagli. Sul mio sito inoltre si possono trovare anche schemi da scaricare per creare il proprio capo. Grazie, un saluto Eleonora. Grazie a te. Sono molto curiosa. Quindi abbiamo un laccio per capelli morbidissimo, morbidissimo. Segue. Un attimo che sto capendo cos'è. Ah! Ho capito. No, vabbè, ma questo ha dei colori stupendi. Sono innamorata. Mi piacciono tantissimo. Poi per l'inverno questi sono perfetti. E poi quando fa caldo, così, e te li togli. Grazie. E insieme a tutto questo c'è anche una coccola per i tuoi capi. Un cuoricino di cedro. La calda profumazione del legno di cedro è un ottimo rimedio naturale per tenere al sicuro dalle tarme. Ecco, allora me ne devi mandare tantissimo. Ho la casa piena di tarme. Ma questo è un altro discorso.
e da altri parassiti i tuoi maglioni di lana, assorbendo anche l'umidità e gli odori indesiderati. Il legno di cedro è delicatamente aromatico e crea un odore gradevole, ma con il tempo il cuoricino perderà il suo profumo e quindi la sua naturale capacità di repellere. Per ripristinare il profumo strofinano delicatamente con della carta vetrata fine. Sono veramente tanto grata di questi prodotti fatti a mano, sono stupendi. Sono anche contenta di sapere che negli ultimi anni i prodotti a uncinetto, ai ferri, fatti a mano sono tornati tantissimo in voga. Quindi grazie di cuore Eleonora per averci omaggiato di questi bellissimi regali. E con questo ultimo pacco si chiude quindi anche l'unboxing Made in Italy numero 8. Siamo arrivati all'8ª edizione, ragazzi, cioè qui abbiamo martellato per trovare tutti questi artigiani bravissimi. Io li ringrazio tantissimo per aver preso parte a questo video. Considerate anche l'idea di supportare i piccoli artigiani italiani regalando qualcosa di personalizzato, fatto a mano, anche perché poi questi non diventano più dei semplici prodotti, ma in un certo modo acquisiscono anche una loro anima. Grazie quindi di cuore per aver visto questo unboxing. Noi ci vediamo al prossimo video la prossima settimana. Io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso.